È stressante studiare all'Accademia della Scala? Risposta sincera, sì, assolutamente. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Il mio nome è Federica e oggi vi racconterò la mia esperienza da allieva presso la scuola di ballo del Teatro alla Scala di Milano. Lo farò attraverso le vostre domande. Infatti qualche giorno fa su Instagram ho pubblicato una storia in cui vi chiedevo appunto di mandarmi qualche domanda sul mio percorso di studi all'Accademia di Danza di Milano. Ne ho ricevute moltissime, tutte super interessanti e vi ringrazio per avermele mandate. Prima di iniziare col video, mi raccomando, se anche voi amate la danza, vi invito a cliccare nel bottone qui sotto iscriviti per non perdervi i prossimi video e per supportarmi. Grazie mille se lo farete. E vorrei anche ricordarvi che ora ho chiuso la mia intera storia, dalla prima lezione di danza fino al mio diploma alla Scala, nel mio romanzo autobiografico La bambina che amava danzare. Qui ho racchiuso veramente tutti i dettagli del mio percorso scolastico, sia in accademia, sia anche prima di entrare in accademia, e il libro potete acquistare su Amazon attraverso i link che vi lascio in descrizione. Ma partiamo subito con le domande. Ne ho ricevute parecchie riguardo l'audizione, quindi l'esame di ammissione all'accademia. Nello specifico mi avete chiesto: è difficile superare l'audizione? È molto difficile l'audizione, bisogna già ballare ad alti livelli. Difficoltà da 1 a 10 di entrare? Allora, è una domanda molto interessante, specialmente perché le audizioni saranno a breve, se non sbaglio a metà aprile. La difficoltà delle audizioni dipende un po' dal corso al quale si aspira ad entrare. E poi c'era un'altra domanda che mi chiedeva: nei corsi ti mettono loro oppure tu fai domanda per entrare in un determinato corso? Rispondo intanto a questa domanda e poi torniamo alla difficoltà. Il corso in accademia corrisponde al tuo anno scolastico, quindi se tu sei in prima media entri al primo corso, seconda media secondo corso, terza media terzo corso e poi al quarto corso sei in prima liceo. Però a volte può capitare che possano ammetterti all'anno inferiore se magari vedono che hai del potenziale, ma ancora dal punto di vista tecnico non sei pronta per il corso al quale dovresti partecipare in base alla tua età. Per il primo corso, quando hai ancora 11 anni, ovviamente i requisiti sono molto diversi rispetto a una lezione per il sesto corso in cui già a 16 anni, 15 anni devi avere una base tecnica molto forte, perché per il primo corso, per esempio, conta molto il tuo aspetto fisico e la tua predisposizione fisica proprio alla danza. Invece per i corsi più avanzati vi sono dei requisiti più tecnici e devi essere molto più forte, molto più preparato. Io ho fatto la lezione per il sesto corso quando avevo 15 anni e mi ricordo che è stata abbastanza difficile perché dovevo comunque inserirmi in un corso con ragazze che già studiavano in accademia da 5 anni e quindi i requisiti erano abbastanza elevati. In generale io ritengo che entrare in accademia alla Scala sia difficile perché è la scuola di danza più prestigiosa in Italia. Ce ne sono molte altre importanti come a Roma per esempio, però la Scala è quella più rinomata e personaggi molto importanti come Roberto Bolle, Carla Fracci, Nicoletta Manni, Martino Arduino si sono diplomati lì, quindi sicuramente ha una fama superiore rispetto alle altre in Italia e quindi proprio per questo il livello è molto più alto. In più la competizione è elevata all'audizione perché si presentano sempre tantissimi ragazzi molto talentuosi, quindi magari tu potresti essere preparata o preparato, però poi dipende tanto dall'audizione se c'è qualcun altro che si potrebbe inserire meglio in quello specifico corso. Quindi dipende anche sempre a volte dalla fortuna di trovarsi magari in un gruppo in cui sei il più forte tecnicamente, a volte da una preferenza degli insegnanti, del direttore, a volte capita che alcuni ragazzi si presentano all'audizione, cioè già il direttore li conosce, come è stato per me per esempio, perché io prima di fare l'audizione alla Scala ho partecipato a un concorso di danza in cui il direttore dell'accademia era in giuria, quindi già avevo fatto qualche lezione con lui e già mi conosceva e secondo me questa è una mossa molto strategica che consiglio di fare a voi se volete anche voi provare questa audizione, perché in questo modo il direttore già vi conosce e potrebbe addirittura invitarvi a fare l'audizione in accademia come è stato per me, altrimenti presentarsi così come sconosciuti è un po' più difficile farsi notare, però secondo me è importante
affidarsi a un buon insegnante per prepararsi a questa audizione. Per esempio io ho studiato con la maestra Candida Amato della scuola Aurina e Beltrame di Palermo e lei fa corsi di aggiornamento per insegnanti proprio in Scala da tantissimi anni, quindi è molto preparata e dalla sua scuola moltissimi allievi sono entrati poi in accademia. Quindi è importante farsi seguire da maestri competenti che conoscono il programma di studi e sappiano quale sia il livello della Scala. Tornando alla mia audizione, io mi ricordo che ho fatto la sbarra e il centro con le mezze punte, inclusi i salti, che è durata lì circa un'ora o forse un po' meno, e poi ci hanno fatto mettere le punte al centro per qualche esercizio in punta anche di giri. Mi ricordo che abbiamo fatto i fauteuil anche delle pirouette dalla quinta. La lezione, dico, sono passati ormai 11 anni, quindi tanto tempo fa, e ho fatto moltissime lezioni di danza nel frattempo ogni giorno, però mi ricordo che loro tenevano tanto alla qualità dei movimenti più che alla quantità dei virtuosismi, perché ovviamente per entrare a un sesto corso, a un quinto corso, non si aspettano da te che tu abbia già una tecnica forte, completa, ma che tu abbia appunto le basi tecniche per poter costruire poi dei movimenti più complessi che si vanno a studiare negli ultimi 3 anni di accademia, che sono quelli che ho fatto io. Questo mi collego a un'altra domanda, che è: quanti anni hai studiato a Milano? Appunto 3. Sono entrata a settembre del 2015, mi sono diplomata poi a maggio del 2018. E ho fatto il sesto, il settimo e l'ottavo ed è stata un'esperienza formativa davvero fantastica per me, non soltanto dal punto di vista della danza, ma in generale per l'intera situazione in cui mi trovavo, perché vivevo a Milano da sola e al contempo facevo anche il liceo classico da privatista e quindi ero davvero impegnatissima nello studio e nella danza, mi impegnavo tanto ogni giorno in entrambi i lati, questo lo racconto molto bene nel mio libro, e quindi per me questi 3 anni sono stati davvero intensi. Non ho fatto altro che studiare e ballare, andavo dall'accademia al convitto in cui dormivo, non avevo vita sociale, non avevo momenti di riposo, però ne è valsa la pena e sinceramente lo rifarei. Un'altra cosa importante riguardo l'audizione è che questa è una sensazione che ho sempre avuto ai provini, alle audizioni, sia anche per le compagnie professionali. Non lasciatevi scoraggiare prima delle audizioni dalle persone che avete intorno, dai vostri avversari, per così dire, perché mi succede molto molto spesso che magari quando esce la lista per esempio dei partecipanti io cerco su Instagram i loro nomi e mi rendo conto che sembrano bravissimi, oppure quando li vedo prima dell'audizione sembrano tutti molto più bravi di me, però non vi preoccupate di questo, non vi paragonate mai agli altri, perché non si sa mai, cioè a un certo punto il vostro successo dipende soltanto da voi stessi. E quindi se voi avete una tecnica forte, siete pronti per entrare in accademia, non importa chi avete intorno, perché sicuramente gli insegnanti si accorgeranno del vostro talento e riusciranno ad apprezzarlo. Quindi focalizzatevi soltanto sul vostro lavoro e su voi stessi, sul dare il vostro meglio. Mi raccomando, presentatevi ordinati, con le calze non bucate, con un bel body, i capelli ben tirati, ben in ordine, un trucco semplice ma non troppo appariscente, anzi io consiglierei di non truccarvi proprio, perché a volte è un po' esagerato per i bambini piccoli soprattutto, e vi consiglio di presentarvi all'audizione con un atteggiamento fiero e tranquillo. Mi rendo conto che le emozioni sono forti, che c'è molta ansia, adrenalina e anche preoccupazione di non farcela, però non dico che dovete sorridere forzatamente. Questo no, perché è l'esatto opposto, ma al contempo non mostratevi impauriti, perché questo davvero fa la differenza. Se io vedo un ballerino che è sicuro di sé, che è tranquillo, che sorride, che si gode l'esperienza, già questo è un punto a suo favore. E in più appunto non pensate all'audizione come una cosa che deve assolutamente andare bene. Ovviamente l'obiettivo è superarla, però se voi cambiate la prospettiva e la considerate come un'esperienza che volete godervi appieno, a quel punto non potrete mai fallire, perché avete l'opportunità di entrare in una scuola prestigiosa, di fare una lezione lì, in quelle sale dove hanno studiato personalità famose, come dicevo prima, come Roberto Bolle, e quindi un'opportunità grande che non vi dimenticherete mai. Cercate quindi di godervela con serenità, senza preoccuparvi troppo del risultato, ma soltanto appunto pensando all'esperienza come un'esperienza di crescita. È un ricordo che rimarrà con voi per sempre. Poi sicuramente Milano è una scuola molto prestigiosa, diplomarsi lì vuol dire
avere più sicurezze per il futuro, perché su questo purtroppo non si è mai certi che si riuscirà a diventare professionisti anche quando si esce da questa scuola. Però voglio ricordarvi sempre che non è l'unica scuola, che ce ne sono moltissime altre, e che il fatto che voi non veniate accettati non vuol dire che non siete bravi abbastanza per diventare professionisti, ma che magari quello non è il luogo adatto per voi. Ma sono sicura che se diventare ballerini è il vostro sogno, troverete sicuramente un luogo che possa apprezzarvi per come siete. Prossima domanda: che ricordi hai del primo giorno in accademia? Non mi ricordo in realtà il primo giorno nello specifico, mi ricordo l'audizione, mi ricordo il primo anno, ma il primo giorno no. Posso rispondere a questa domanda con le emozioni che ho provato più o meno nel primo mese. Racconto queste emozioni in modo molto molto dettagliato nel mio romanzo, di quando per i primi tempi mi sentivo fuori posto, mi sentivo inadeguata, mi chiedevo ma come mai sono qui, che ci faccio io qui in mezzo a queste ragazze così brave, un po' la sindrome dell'impostore, no? Quando raggiungi un obiettivo e pensi ma me lo merito veramente? Ecco, io ero così per i primi tempi, forse per l'intero primo anno, perché le mie compagne erano davvero brave e mi sentivo di essere inferiore ovviamente, visto che non facevo parte dell'accademia da molti anni come loro. La mia insegnante per tutti e 3 gli anni è stata Loretta Alexandrescu, che purtroppo ci ha lasciati qualche anno fa. Mi ricordo che lei era molto rigida con me nei primi tempi, però apprezzava sempre il fatto che io fossi molto diligente, fossi costante, concentrata, mi faceva i complimenti quando vedeva che io applicavo subito le correzioni, nonostante avessi molto da lavorare, ero volenterosa, ero vogliosa comunque di imparare e di crescere. È stato molto difficile il primo periodo, mi ricordo che ero sempre preoccupata che potessero mandarmi a casa da un giorno all'altro, però non l'hanno fatto, e alla fine questa sensazione di essere inferiore, di essere inadeguata, l'ho usata a mio favore come trampolino di lancio, per così dire, per fare ancora meglio e per spingere ancora di più. Una domanda collegata a quello che ho appena detto è vero che se non soddisfi determinati requisiti dopo un anno ti mandano a casa? In accademia ogni anno c'è un esame, quindi alla fine dell'anno scolastico si fanno gli esami ad ogni corso ed è indispensabile superarli per passare all'anno successivo. All'esame la giuria, che è composta dagli insegnanti della scuola e il direttore e forse anche qualche membro esterno, ti danno un punteggio. Se questo punteggio è inferiore a 18, se non sbaglio, vieni bocciato. Magari sto dicendo una cavolata, non mi ricordo adesso di preciso quant'è la soglia, per così dire, però se è sotto una certa soglia vieni bocciato, se è compreso tra un numero e un altro vieni rimandato, quindi devi ripetere l'anno, altrimenti vieni promosso. E io non sono mai stata rimandata né bocciata, per fortuna, ma ho sempre avuto la paura che mi mandassero a casa dopo gli esami, perché appunto mi sentivo inadeguata. Però non ho mai preso voti molto alti nemmeno al diploma, ho avuto 24 su 30 sia in classico che in contemporaneo, ma alla fine un po' i voti, come anche all'università, come al liceo, non contano tanto, perché poi sicuramente dal diploma nel 2018 ad oggi sono cresciuta moltissimo e non determinano il tuo futuro da ballerina, ma è soltanto una votazione che tu ricevi dopo un esame e non determinano il tuo valore in quanto persona né in quanto ballerina. Però purtroppo quando si parla di esami contano tanto, perché se tu non hai un voto sufficientemente alto non li passi. Molto spesso i ragazzi non passano gli esami semplicemente per un motivo di carenze tecniche, perché in realtà tu durante l'anno ricevi i pagellini con delle votazioni espresse a parole, per esempio sufficiente, più che sufficiente, buono, ottimo. Durante l'anno quindi tu già ricevi dei feedback e molto spesso se vieni bocciato te lo fanno già capire prima, che devi impegnarti di più. Per la mia esperienza in quei 3 anni che ero lì, capitava molto raramente che bocciassero qualcuno senza un apparente motivo oppure senza farglielo capire prima. E poi c'è una domanda collegata: hanno mai bocciato qualcuno per il fisico all'accademia? Bocciato no, cioè te lo fanno notare, perché poi nel pagellino che danno, se non sbaglio, ogni 3 mesi c'è anche la sezione fisico, oltre alla sezione per esempio tecnica, musicalità, espressività, e poi c'è anche fisico. Quindi te lo fanno notare prima se c'è qualcosa che non va, e teoricamente non dovresti arrivare all'esame con un fisico che ancora non va bene, il che
È una cosa che a me fa molto arrabbiare perché non vorrei che i ballerini venissero valutati per il loro fisico così tanto e mi rendo conto che molto spesso i canoni della danza sono troppo rigidi, però il mondo della danza è questo e io spero che possa cambiare in futuro ovviamente, non dico che sia giusto e non dico che non dovrebbe cambiare, anzi il contrario, però dico che comunque i canoni, specialmente in accademia e alla Scala, sono molto rigidi e quindi capita spesso che se tu non hai un fisico perfetto, e per perfetto intendo proporzionato, non per forza magro fino all'anoressia, allora ti possono fare dire di attenzionare un po' la quantità del cibo che mangi o di mangiare un po' meglio, però bocciare per il fisico qualcuno in realtà no, perché ti preparano, te lo dicono un po' prima dell'esame che dovresti migliorare un po' il tuo fisico. È un argomento che mi fa molta, cioè mi dà proprio fastidio affrontare, perché se fossi io direttrice in un'accademia sicuramente non boccerei mai qualcuno se ha qualche chilo in più. Ovviamente non dobbiamo parlare di persone obese, però sicuramente un ragazzino di 14-15 anni non potrebbe mai raggiungere quei livelli, specialmente ballando ogni giorno a livelli professionali. E poi nella domanda Rebecca chiede anche: è stato difficile entrare al sesto corso? Come dicevo prima, sì, perché comunque ci hanno chiesto di fare esercizi abbastanza complessi, però io mi ero preparata bene con la mia maestra e comunque, come dicevo prima, già il direttore mi conosceva, quindi già io sapevo che mi avrebbe presa in realtà quando ho fatto l'audizione, perché me l'aveva già detto che l'avrebbe fatto. Ma ricordo che c'erano tantissime altre ragazze e che comunque non hanno preso soltanto me, ma anche altre 2 o 3 ragazze, e che anche se il direttore me l'aveva promesso, io fino all'ultimo non ci credevo e pensavo che se avesse trovato qualcuno più bravo di me poteva sempre ripensarci e cambiare idea e non prendermi, quindi comunque mi sono impegnata all'audizione, ho dato sempre il mio massimo. Prossima domanda: sei rimasta in contatto con qualche insegnante? Hai un bel ricordo? Come dicevo prima, purtroppo la mia insegnante Loretta Alexandrescu non c'è più, altrimenti mi sarebbe piaciuto comunque sentirla e raccontarle come va la mia vita da professionista. Sono sicura che lei sarebbe molto molto fiera del mio percorso, della mia carriera finora, perché mi ricordo che mi diceva sempre: tu diventerai una bella ballerina, e comunque si era affezionata a me e io le volevo bene, nonostante fosse rigida molto spesso. Non sono rimasta in contatto con gli insegnanti della Scala in realtà, perché poi non sono più tornati in accademia comunque. Prossima domanda: è stressante studiare all'Accademia della Scala? Risposta sincera: sì, assolutamente. È stressante per diversi motivi. Il primo motivo è che sicuramente è una scuola d'élite, è una scuola che pretende da te il massimo ogni singolo giorno, le lezioni sono abbastanza complesse e devi dare il massimo sempre, altrimenti rischi di rimanere indietro e c'è sempre un po' il paragone con gli altri compagni, poi è stressante anche per l'importanza che tu gli dai, il valore che tu gli dai, perché io ero davvero grata di essere lì e quindi volevo dare il massimo ogni giorno e questo era uno stress ulteriore che ci mettevo io stessa, per così dire. E poi è stressante un po' l'intera situazione di trovarsi a studiare lontano da casa, a fare comunque, nel mio caso, un liceo molto impegnativo e conciliarlo alla danza. È stressante non vivere con la tua famiglia e dover pensare a te stessa e al contempo studiare, fare i compiti, andare a danza, e vivere, mangiare, insomma è stato sicuramente, come dicevo prima, 3 anni molto molto intensi e pesanti, però secondo me ti prepara molto bene alla carriera futura, al lavoro da ballerina professionista, perché io poi arrivata in compagnia, cioè paradiso, cioè qua veramente adesso mi rilasso perché le lezioni sono prettamente per riscaldarsi. Ognuno fa il suo lavoro, nessuno ti sta là a guardarti ogni momento e a correggerti ogni cosa, a criticarti, e quindi il lavoro in compagnia è molto molto più sereno, però specialmente all'8º corso è molto stressante perché al contempo, oltre alla scuola, devi anche partecipare alle audizioni per le compagnie per trovare un contratto lavorativo per il prossimo anno, quindi ci sono tantissime cose contemporaneamente alle quali devi pensare e sicuramente è un periodo davvero davvero intenso. Prossima domanda: è un ambiente tossico? Sinceramente no, cioè rispetto alla mia esperienza io non ho avuto questa impressione. È chiaro che dall'esterno l'Accademia della Scala spesso viene dipinta erroneamente come un luogo terribile in cui ti mettono i chiodi nelle scarpette da punta e ti tirano i capelli, dove le persone fanno a pugni per avere il posto alla sbarra, però non è così, cioè è chiaro che c'è competizione, è chiaro che è una scuola prestigiosa, però tossica, tossica no, io non ho mai avuto nessun tipo di problema, anche se purtroppo mi rendo conto che può capitare che possono
comunque avvenire delle situazioni un po' spiacevoli, per esempio per quanto riguarda il paragone con gli altri, oppure i problemi legati al fisico, agli disturbi alimentari, questo sicuramente sì, ma in generale non lo definirei un ambiente tossico, anzi mi ricordo che io ho sempre avuto un ottimo rapporto con tutti e mi sentivo apprezzata, non mi sentivo sicuramente schiacciata da un sistema tossico, altrimenti non avrei potuto proseguire in quei modi. Prossima domanda: quanto costa? In questo momento purtroppo non me lo ricordo, scusami. Mi ricordo che dipende dal reddito dei tuoi genitori, però siccome lo pagavano i miei, cioè i miei genitori pagavano la retta, io non mi ricordo bene quanto costasse, ma se non sbaglio attraverso il loro sito web dovrebbero esserci queste informazioni perché dovrebbero essere pubbliche. Però mi ricordo che danno borse di studio a allievi meritevoli che provengono da famiglie che non possono permettersi di pagare la retta, quindi questo sicuramente è possibile farlo. Altra domanda collegata alle audizioni, che non mi ricordo se già ho risposto, ma voglio sottolineare un'altra cosa che non ho ancora detto. Per entrare dal quarto corso in poi, c'è qualche caratteristica fondamentale da soddisfare? Allora, dal quarto corso in poi, quarto, quinto e sesto sono sicuramente le lezioni un po' più complesse, perché poi dal settimo in poi non si può più entrare, quindi sono gli ultimi 3 anni in cui tu effettivamente puoi accedere in accademia e non sono più i primi 3 corsi in cui, come dicevo prima, è soltanto valutare dal punto di vista estetico il bambino se è predisposto alla danza. Il livello del quarto corso è un livello già con le punte specialmente, in cui deve essere capace di eseguire passi abbastanza complessi, però forse il quarto corso ancora no, ma sicuramente il quinto e il sesto devi possedere già una tecnica solida. Prossima domanda: ti trovavi bene con le tue compagne? Potevi considerarle delle amiche? Visto che io non facevo il liceo serale linguistico con le mie compagne, in realtà ci frequentavamo soltanto in accademia durante le lezioni di danza, perché poi quando loro andavano al liceo la sera io tornavo in convitto a studiare per il mio liceo classico, che tra parentesi io l'ho fatto da privatista, quindi poi facevo gli esami alla fine dell'anno per recuperare un po' tutte le materie. Ho fatto un video a riguardo e ve lo lascio in descrizione e anche sulle schede. Visto che non frequentavo con loro il liceo, sicuramente le opportunità per stringere amicizie solide erano minori. Noi eravamo una decina nel corso, ho sempre avuto dei buoni rapporti con tutte, non ho mai litigato con nessuno e in generale eravamo un gruppo abbastanza unito, anche se ovviamente c'erano sempre dei mini gruppetti che si andavano formando. Io in generale non ero una che socializzava tanto perché non mi piaceva andare alle feste o andare in discoteca la sera, specialmente perché dovevo sempre studiare, quindi anche qui non avevo molte opportunità per socializzare, però potevo sicuramente considerare delle mie amiche perché eravamo un po' un gruppo unito, perché cercavamo di darci sostegno a vicenda, visto che eravamo tutte nella stessa situazione e volevamo tutte essere promosse, diventare ballerine professioniste. Quindi potevo sempre contare su di loro e mi ricordo che specialmente l'ultimo anno per il diploma, mi ricordo che proprio eravamo un gruppo unito e anche se magari non uscivamo insieme ogni giorno, però ci supportavamo a vicenda e cercavamo di tirarci sul morale quando vedevamo che qualcuno magari era triste perché una lezione non era andata bene o perché magari un giorno può capitare che non sei del morale giusto. Avevo un paio di compagne con le quali ovviamente ho stretto un'amicizia molto più solida, che ancora a volte sento, ma purtroppo essendo passati ormai quasi 10 anni non ho mantenuto i contatti con tutte, visto che non le vedo più da molto tempo, però eravamo un bel gruppo e mi mancano, se mi stanno guardando le saluto tutte perché alcune sono diventate bravissime ballerine. Del mio corso, a parte una ragazza, siamo riuscite tutte a diventare ballerine professioniste, quindi le mie compagne, le mie ex compagne di corso adesso ballano in teatri sia italiani che esteri. Ed è molto bello vedere quello che fanno sui social network, almeno posso seguirli anche così. Prossima domanda, super interessante. C'erano preferenze a priori o era un ambiente meritocratico? Io mi ricordo che c'erano delle preferite, che quando per esempio facevamo lo schiaccianoci o degli spettacoli come Cenerentola o andavamo in tournée con Paquita, nei cast mi ricordo che c'erano sempre un po' le stesse persone a ballare. Avevo la sensazione che ci fossero alcune ragazze nel mio corso che erano favorite dalla maestra, ma adesso che ci penso non era per cattiveria o per altro, ma era perché secondo me è normale che un insegnante abbia le sue preferite, anche se non dovrebbe essere così, ma ciò non vuol dire che trascurasse noi, cioè eravamo tutte curate allo stesso modo, questo assolutamente. E per quanto riguarda l'ambiente meritocratico, secondo me
Sì, nel senso che comunque davano le giuste opportunità alle persone che se lo meritavano e non mi sento di essere stata trascurata, però questa è la mia esperienza, magari qualcuno ha vissuto un'esperienza differente. È difficile rispondere a questa domanda in realtà perché la mente della danza classica di per sé non è meritocratico, secondo me, almeno non sempre, quindi è difficile dire appunto chi fosse la preferita, chi fosse davvero brava, perché potenzialmente eravamo tutte brave, però a volte capitava insomma che ci fossero ragazze che apprezzavano di più per qualche motivo. E io mi ricordo che a un certo punto nel mio secondo anno ero una di quelle. Ultima domanda, la tua esperienza in accademia è stata come te l'aspettavi? Intanto non mi aspettavo mai che sarei entrata in accademia perché pensavo di non averne le doti fisiche, il collo del piede, eccetera, eccetera. Però una volta che sono entrata, sinceramente la mia esperienza in accademia ha superato le mie aspettative. Sapevo che era una scuola molto molto buona, però non sapevo come funzionasse. Poi ovviamente affrontando il percorso lì mi sono resa conto che mi stavo offrendo molto di più di quanto mi potessi mai immaginare. È stata un'esperienza che mi ha formata come ballerina specialmente, ma anche come persona. Sono cresciuta tantissimo in quei 3 anni e se sono oggi la persona che sono è grazie a queste esperienze in accademia, perché seppur l'ambiente fosse molto rigido, spesso competitivo, a volte non tanto meritocratico, ogni sfida, ogni piccolo ostacolo mi ha permesso di crescere e di diventare la persona forte che sono oggi. Sicuramente se adesso riesco a affrontare la mia vita lavorativa da professionista in questo modo, ovvero in modo molto sereno, è grazie agli insegnamenti che ho preso in accademia ed è grazie alla forza che ho acquisito studiando in scuola di ballo. È sicuramente una scuola che consiglio a tutti perché veramente offre molte opportunità e permette agli allievi non soltanto di studiare con maestri davvero davvero bravi, ma anche di esibirsi, per esempio nello Schiaccianoci ogni anno in molti spettacoli che ti danno la possibilità di fare esperienze concrete sul palco, che poi sono davvero importanti per il futuro, perché è giusto studiare in sala, però andare in palcoscenico è un modo proprio per crescere tantissimo. Però detto questo, sì, sicuramente non sarei oggi qui se non avessi fatto l'Accademia della Scala e mi sento incredibilmente fortunata e grata per averne avuto l'opportunità. Io spero che il video vi sia piaciuto, spero di aver risposto bene alle vostre domande. Se ne avete altre, mi raccomando, fatemelo nei commenti perché chissà, magari in futuro farò altri video del genere. Prima di lasciarvi, intanto vi ricordo nuovamente che tutta la mia storia è scritta in questo romanzo che già molti di voi hanno letto e ho ricevuto tantissimi bei commenti di persone che l'hanno amato e qui racconto proprio tutta la mia storia in accademia, dal primo giorno fino al diploma e anche gli anni precedenti, quindi spero che lo leggerete e spero che vi piacerà. Vi ricordo nuovamente anche di cliccare il bottone qui sotto iscriviti per non perdervi i prossimi video e per supportarmi. Noi ci vediamo molto presto in un altro video. Mando un grosso in bocca al lupo a tutti coloro che faranno l'audizione per l'Accademia della Scala. Io vi mando un grande abbraccio e ci vediamo molto presto in un altro video. Ciao!